Puttanesca, un capolavoro della cucina italiana. Un piatto facile, veloce e dal nome quantomeno pittoresco. Piatto oggi vi racconta la sua storia e come fare una puttanesca a regola d'arte. Il piatto odierno ha come base una versione senza pomodoro descritta da Cavalcanti nel suo manuale di cucina teorico-pratica, con il nome di vermicelli all'aglio con olive, capperi ed alici salse, praticamente gli ingredienti che vedete qua. E questa è la base della puttanesca classica, quella odierna. E partiamo con le olive. Sono 80 grammi, questo almeno prevede l'Accademia della Cucina Italiana, 80 grammi per 4. È importante far spurgare il sale o l'aceto perché ovviamente in cottura vogliamo che gli ingredienti abbiano tutti più o meno lo stesso livello di sapidità. Così, perfetto, vedete? Grossolanamente. Poi altre le abbiamo lasciate intatte da parte che mettiamo alla fine come decorazione. Bene, abbiamo le olive, i capperi, le alici. A questi ingredienti aggiungiamo un soffrittino e quindi partiamo con il soffritto. 2 spicchi d'aglio. Questo è un piatto velocissimo, il tempo di cottura della pasta. Tra l'altro la pasta noi l'abbiamo già messa a bollire, vermicelli nel nostro caso. E adesso peperoncini. Facciamo uno, questo è piccantissimo. E non toccatevi con queste manine, perché veramente questo ve la fa pagare. Pure i semi, ci portiamo via tutto. Piccante deve essere, piccante. Questo pure è fatto, iniziamo a fare il soffrittino. Olio, più o meno a coprire, 4 cucchiai saranno, una cosa del genere. Appena questo è caldo, mettiamo aglio e peperoncino. Le acciughe. E mentre soffrigge vi racconto il resto della storia. Si fa un balzo nel primo Novecento e la Guida Gastronomica d'Italia elenca il piatto maccheroni alla marinara, sostanzialmente la puttanesca così come la conosciamo. Qual è la differenza rispetto ai vermicelli del Cavalcanti? Il pomodoro, un elemento che si era diffuso in Italia partendo proprio da Napoli nell'Ottocento. Profumino. E quindi dentro il nostro pomodoro fresco o pelati, importante che sia a polpa, così, in questo modo. Allora come siamo arrivati al nome puttanesca? La prima fonte dove compare il nome è un romanzo di Raffaele La Capria, Ferito a morte, in cui si menzionano gli spaghetti alla puttanesca come li fanno a Siracusa. E adesso capperi ed olive. La pasta è quasi pronta, la finiremo qui dentro con questa bellezza di fondo. Ma l'etimologia del nome puttanesca è soggetta a sforzi immaginativi di tutti i tipi, dagli studiosi agli amatori. Alcuni dicono che il nome fu coniato all'inizio del Novecento dal proprietario di una casa di appuntamenti nei quartieri spagnoli di Napoli. Ma come per la carbonara, il nome è un mistero irrisolto. Naturalmente, se avete una vostra teoria, scrivetela nei commenti. Controlliamo per il sale adesso che siamo quasi alla fine della cottura. È perfetto, è servito veramente. Rimuovere il sale dalle olive e dai capperi. Ci siamo, la pasta è cotta, o meglio,
ha fatto quasi tutta la cottura qui. Adesso gli facciamo fare 2 minutini in padella insieme alla salsina bella che abbiamo fatto, così si conoscono per bene. La nostra puttanesca, questa pasta dal nome bizzarro, pittoresco. Ecco, lasciamo andare un paio di minutini, magari anche un goccettino d'acqua di cottura, poco, mezzo mestolo e via. Ok, adesso gli facciamo fare 2 saltini. Eccola qua, questa è pronta. Adesso prezzemolo fresco, vedete? Lo metto proprio in ultimo perché voglio mantenere la freschezza. Ed ecco qui, vediamo tutti quei bei colori caratteristici dell'Italia, ma anche i colori che forse hanno ispirato a quella bella signorina il nome di puttanesca. Ok, that's a beautiful smoke. Vi ricordavate che avevamo lasciato qualche bella olivetta da parte intera, così che la facciamo bella farcita. Eccole qua, adesso anche 2 piccoli capperini, sempre per decorazione in alto, no? Questi sono gli ingredienti del piatto, li dobbiamo far vedere per bene. E poi il resto del prezzemolo. Non avevamo messo tutto, abbiamo lasciato un po' a parte per fare questa bella cosettina qui. Il piatto, capolavoro, è servito. Siamo pronti per mangiarlo. Ed eccolo qua. Tiè. Adesso è pronta per l'assaggio. Anzi, facciamo così. Assaggiatela voi. Tenete, prendete. E provatela perché è fantastica, ma adesso perché sennò poi si fredda. Ecco qui i nostri vermicelli all'olive, capperi e acciughe. Un piatto vecchio come il mondo, ma al palato sempre nuovo. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate la vostra puttanesca.